Gentile signor editore, alla mia età non sono più capace di tenere fermo il tempo. Così, prima che mi scappi via del tutto dalla testa, ho deciso di scrivere questo libro. A scuola facevo i temi più corti di tutti e non immaginavo che avrei scritto un libro intero. Immagino che lei riceva molte altre richieste, ma è difficile che le capiti un'altra storia bella come questa, perché è la storia di quando ero bambino e le ragazze aspettavano il biancospino per andarsi a sposare. Quelle spose, quel giorno, avevano tutte un cuore grande, un cuore che poi rimase grande e forte per tutta la loro vita. Il babbo aveva preso da suo padre e da suo nonno la mania di andare a donne. Ogni primavera si faceva fare la fotografia con tutte le spose che aveva accontentato. La mamma ormai si era rassegnata e lo lasciava fare. Per lei contava solo ripeterci quello che si era sempre insegnato nelle nostre campagne e non si capiva se erano favole o verità. Ti insegno un trucco. Quando non ricordi una cosa, basta che vai davanti a un cimitero e ti ricordi tutto. Ma dai. Me l'ha insegnato mio nonno. I ricordi sono tutti lì dentro. Anche Carlino aveva ereditato dal babbo quell'abitudine e mi ricordo che la prima volta che mise insieme le sue morose erano così tante da non stare dentro la fotografia. Anche si dicevano che era poco intelligente. Tutte le ragazze da marito erano innamorate di mio fratello Carlino e lui aveva la passione per loro. Gli piaceva andare in bicicletta alla casa dove nostra madre era stata ragazza e dove il babbo le andava a fare la corte. Lui ci portava ogni volta una ragazza diversa. Le faceva vedere dove gli avevano raccontato di averlo concepito. Una grande siepe di biancospino che in tutti quegli anni non si era mai seccata. E infatti mio fratello era nato con il fiato che odorava di quel fiore lì. Guarda, là è dove è nata mia madre. E lì è dove mi hanno fatto me. Lo facciamo anche noi. Ma dove? Sei scemo? Negli spini. Sisto Osti aveva quasi sempre una mano dentro le braghe. E aveva 10 mezzadri che lavoravano per lui nei suoi poderi, compreso quello dei miei, che era di qua, dal Monte Urano. Era rimasto vedovo e viveva in quella specie di palazzo con la vecchia madre e 2 figlie, la Maria e l'Amabile, che non avevano mai avuto uno straccio di moroso. I loro 2 cervelli, se li mettevi insieme, non ne facevano uno normale. Da alcuni anni Sisto, che sembrava che 3 donne deficienti non gli bastassero, se n'era messa in casa una quarta. Rosalia era stata impiegata alle poste del Regno e da ragazza aveva partecipato ai littoriali del panino fascista di Terracina. Aveva vinto la medaglia d'oro divorando senza un sorso d'acqua un panino di 1,8 kg. Oh, dai, vieni su. Cosa c'è? Oh, fagli sentire il fiato. A lui? Ma non sento niente. Siete troppo lontano? Non sono mica uno di quelli io, È la prima volta che io mi trovo così vicino a un maschio in vita mia. Dai, faglielo sentire. Fa odore di merda. No, non è merda, è biancospino. È naturale. Dove l'ho trovato un altro così? E scrivere? È sicuro che sa scrivere? Però piano. E leggere? Uguale. Piano. Prova a leggere questo. Potrebbe leggere Edo, lui è un fulmine, sono 3 anni che fa la terza. No, leggilo su, leggilo su.
Alla. C'è scritto Alla. La prima condizione è che impari a leggere e scrivere. Vedi così. Alla, c'è scritto Alla. L'ho letto bene, no? Va bene, puoi tornare giù, vai. Vai. Io posso cambiarvi la vita. C'è uno qui, molto su, che ha 2 figlie da sposare. Osti, Lo sanno tutti che quella meridionale le vuole buttare via di casa. sono 2 deficienti, poi hanno 10 anni più di lui. Perché vostro figlio cos'è? È uno che sta solo ad andare a donne. Già voi avete un problema con vostra figlia che non gli viene in marchese. Prima o poi gli viene. E intanto non le viene. Una delle 2, a sua scelta, gliela danno. E sapete cosa vuol dire imparentarsi con la famiglia del vostro padrone? Ma lui sta dietro a una da 2 anni. Quella lì, fra 2 mesi, è già sposata con un cugino del duce. Sì, vabbè, ma come lo convinciamo ad andare amorosa da quelle 2 bagaglie? Non le vuole più nessuno. Qual è la cosa che lui desidera di più al mondo? La moto Guzzi. Gliela comprano. Nuova. Nuova. E a noi? E voi cosa volete? Beh, noi vorremmo un contratto d'affitto rinnovato per altri 10 anni. Non un giorno di meno. E va bene. Per altri 10 anni voi rimanete qui senza che nessuno vi rompa più i coglioni. Tutte le volte che gli finiva il vino, il dottor Mangiorgi piombava a casa nostra. La scusa era nostra sorella Sultana, che aspettava da 9 anni che le venissero le mestruazioni. C'è il dottore. Allora, niente di nuovo? Anche se aveva fatto il voto a Santa Rita di non tagliarsi più i capelli, passavano gli anni e le mestruazioni continuavano a non venire. Guarda che a farti crescere i capelli non serve a niente, anzi è peggio. Allora? L'ho trovata bene, mi sembra migliorata. Sì, ma le sue cose non ci sono ancora venute. Mica è colpa mia. Comunque è meglio che quei capelli se li tagli. Ecco, senti un po' questo sangiovese se ti piace. Lo zio Viero era il fratello del babbo. Da ragazzo si era innamorato di una tedesca che faceva la puttana da casino. Non potendola sposare per il mestiere che faceva ed essendo gelosissimo, era andato a fare la guerra di Libia, dove gli era scoppiata una bomba a mano vicino ai cosiddetti. Era tornato in Italia ancora più rincoglionito. Aveva ritrovato questa Enrichetta che, avendo perduto un occhio a causa di un'infezione, aveva smesso di fare la puttana. Lo zio Viero l'aveva voluta sposare a tutti i costi, anche se in paese lo sapevano tutti il bel mestiere che faceva. Niente da fare. L'hanno già promesso a un altro. Poi è un podere che è la metà di questo qua. Non ci avremmo certo mangiato tutti. Diglielo, dai. Forse non c'è bisogno. Di cosa? Se convinciamo lui, se lo lasciano per 10 anni. Cosa c'entra lui? Dipende tutto da lui. Se lui ci dice di sì, una volta buona che siamo a posto. Quando è che me la darebbero la moto? Tu vai amorosa tutte le sere, poi vedrai che te la danno. Tutte le sere. Callino, un'oretta, tutte le sere, no? Ci parli, le guardi, per capire quella che ti piace di più. Poi tu, le tue cose, puoi continuare a farle, tutte. Non è che se uno si sposa poi chiude con quelle cose lì, altrimenti non si sposerebbe nessuno. Basta non far tanta pubblicità in giro. Gli uomini sposati hanno più donne di quelli liberi. Poi, se ci metti che vanno in giro in guzzi, l'importante è che appena sposata la metti incinta. La tieni sempre incinta e vai tranquillo. Poi mi danno la moto. Certo. A te ti danno la moto e noi siamo qua per altri 10 anni. Ma pure lo sai il bene che ci volemo? Chi? Io e tue figlie. E levate qua mano dai coglioni, ma li mortacci tua. Lo senti cosa si permette di dirti? Avevi avuto la fortuna di rimanere lì dove poi ne hai trovato un'altra peggio di quella di prima. Scusate, mamma, non vi permetto mica di parlare così di mia moglie davanti a lei. Ma pure da dietro. Mi dispiace dovertelo ripetere, ma mi fa schifo. Più la conosco, più mi fa schifo. Ma pure voi a me, vi preoccupate. Lo senti quello che mi dice? Però, mamma, anche voi, scusate, le avete appena detto che vi fa schifo. Ma che vi pensate? Che bella averci un marito così? A letto ci vado io, mica voi.
Da quando è che fai il bagno? Il bagno. Sì, il bagno. Che pure a lei non gli farebbe male. Perché non ci andate voi a letto con un porco così? Al di là del bagno, com'è andata? Pare che è andato tutto bene. Gli regalammo una moto. Una moto. Quell'altro però voleva molto meno. Sì, ma gli mancava un braccio con tutta la spalla. E questo c'ha tutto. Pure di più. Pare che le donne di qua solo litigano. Chi è? Non te incazzare. Io te lo dico, non te incazzare. Il paese è l'ultimo, eh. Se scartiamo questo abbiamo chiuso. Chi è? Dici chi è? Oh, mica sta a parlare con te. Stiamo a parlare delle figlie sua. Te lo dico gentilmente. Mi dici chi è? Ah, oh, sì, vuoi veramente bene alle figlie tua? Con questo gli dai la felicità. Chi è? Il figlio dei Vigetti. Gli basta una moto e il rinnovo del potere parte 10 anni. Sì. Una sola, yes. Così? Sì. Ah, casa. Casa. Muro. Muro, quella con 3 stanghette. Se questo ci dice di sì, almeno una l'avamo piazzata. L'altra via sarebbe ricicciato fuori il Sorporelli, il sarto di Macerata. Magari una sa becca pure lui. E finalmente può vedere tue figlie contente. Che hanno più di 30 anni e so meriteranno di averci una vita loro. E così, qua a poraccia di Francesca, ci può avere una famiglia come si deve. Avevamo detto che la lasciavamo là. Vabbè, ma mo la situazione si sta a sistemare. Guarda che mo porta pure il nome tuo e tua figlia, come se l'avessi fatta te. Sì, ma l'hai fatta con un altro. E capirai, se mo fa rinfacciarsi è meglio che non parlo. Quando t'ho sposata ero quasi vergine, te lo ricordi, sì? Molto quasi. Buonanotte. Buonanotte. Mazza è tanfo. Supportalo. C'ha un padre con una casa così, e la famo sta dai sori come una poraccia. Tema, un giorno che non dimenticherete mai. Un giorno felice e beato che non mi dimenticherò mai è quando hanno fatto vestire da moroso mio fratello per andare dalle sorelle Osti. Sì, gli uomini di classe hanno la cravatta. Ma perché devo conciarmi così per andare a fare la corte a 2 cessi? Io non ci vado. Io allora vado. Mi raccomando, Non ti sono venute, eh? Ma che? Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera. Sei venuto a Sono venuto a trovare trovare le signorine Osti. per un'ora. Che? A trovare per un'ora. Dalle 8 alle 9. Namo. Sono carucce, sa? Grazie. Sono un amore. La vita mia. Ecco qua. Oh, queste sono ragazze dalle casse ai diti. Mica il zoccolo tua. Ragazze, è arrivato il ragazzo vostro. Sono Maria e Amabile. Maria è qua, Mora. Se permetti, mamma, Maria sono io. Capirai. Ciao, sono Amabile. Buonasera. Piacere, Maria. Buonasera. Vi lascio soli. Chissà quante cose ci avete da dire. Sentito come parla? È di Roma. Quello funziona? Sì? Perché? Per sapere quando è passata un'ora. Perché vuoi andare già via? No, così per precisione. Hai freddo? Accomodati, capiamo lo scaldino. Siediti. Nel mezzo però, Sì. Sei mai stato seduto tra 2 ragazze? Al catechismo? Ti piace? Sì. Secondo te qual è la cosa più bella per una ragazza? Qual è? Essere come lei. Ma anche come te. La verginità è la cosa più importante per le donne. Noi siamo contro quelle che vanno con tutti. E qui ce ne sono tante. Sicura che va bene? Sono già passati 3 minuti. Pensavo un po' di più. Torni anche domani sera, vero? Per forza.
Indovina chi di noi due l'ha già toccato? Cosa? Il pirillino. Cosa? Il pirillino dei maschi. Chi l'ha toccato di noi due per prima? Io o lei? Indovina, è facile. Io o lei? Te. No. Ora faccio di qualcuno che tocca il pirillino. No, no. Ma tu sei pazza, ma non ti anche per tutta l'ora del mondo. Allora te. Piuttosto la morte ti pare con la faccia di una che ha toccato il pirillino? Se proprio lo vuoi sapere, non l'avevo toccato né io né lei. Mai. Mai. Vaglielo dire alle tue amiche. È vero che tuo zio ha sposato una di quelle? Oh, non lo so, non lo sa nessuno. E che porta gli occhiali neri perché le manca un occhio. Adesso l'ho sentito. Mamma. È vero. L'ho sentito anch'io. Vieni a sentire. Oh, mazza è tanto. Più vicino, si sente. Senti. Niente. Beatrice! Fortissimo, è proprio biancospino. Buono? Ma che niente. Sentite. Fallo sentire anche a loro. Hai sentito? Buono, sembra l'acqua di Colonia. È biancospino, naturale. C'è sta una che ti va sangue più dell'altra o ci devi pensare? Ci devo pensare. E vabbè, mica te devi decidere la prima sera, c'avevo un mese. Aspettiamo. Aspettiamo. Se sta a imparare romano, Ma la sola donna che mio fratello avrebbe davvero voluto avere era la Marcella Vandarini. Però bisognava tenersi alla larga da lei, essendo l'amante del cugino del duce. Marcella! Marcella! Ma cosa fai qui? Quante volte ti ho detto che non devi più venire qui? Che male ti faccio a venire? Vai via da qui. Perché hai paura che ti veda lui? Sta arrivando, vai via, ti prego. Eccolo. Mio cugino il duce ti manda questo dono, una medaglia con la sua effigie. Sorbole, sembra proprio lui. Dovendo ripartire per Roma, se noi vogliamo avvicinarci al letto. Ma neanche salutino a mia madre, vi ha fatto i passatelli. E vi ricordate quando vi ho portato a casa la Rosalia per farvela conoscere? Il più brutto giorno della mia vita. Ecco, ho dimenticato di dirvi una cosa. Che sarebbe stata la nostra rovina. Non scherzate. Io vi avevo detto che non era mai stata sposata. Ed era vero. Hai precisato che era ancora signorina. Signorina, esatto. E era una cosa diversa. Se permette signorina vuol dire che era ancora vergine. Ho detto una bugia. Non vi avevo detto che aveva già una figlia e che io l'ho adottata e adesso è anche figlia mia e nipote vostra. Rallegramenti. Stai scherzando? Si chiama Francesca. È un bel nome, vero? Stai scherzando? Ecco qui. Mi dia a me, signora, mi dia a me. Grazie. Giacomo. Ecco qua. Grazie. Grazie. Studentessa. Che c'è il ragazzo? Se può domandare? Messo. Prego. Ce l'hai, ragazza? Studentessa? Tommy indossa calzoni corti ed è in maniche di camicia. Leggi. Ma Nennele è una donna. Lo so meglio di te che è una donna. Ma se questa non c'è, cosa ci posso fare? Non è che ci può aiutare? Io? Portiamo come le foglie di Giacosa al nord in 2 atti.
Non lo so. Non è che sono in grado. Vabbè, proviamo. Lei legge le battute e tutte quelle di Nennele. E voi leggete le vostre. Gaspare, dov'è Gaspare? È in cortile per il carico. Digli che salga a finire di vestirmi. L'ha mandato papà. Dice Nennele, sospirando. Non si dice mannato, si dice mandato, con la ND. Ma io sapevo che non è che ci sono tanto portata. Comunque, fortuna, sono quasi arrivata. E poi noi a Roma abbiamo mannato. Mannato a D, mannato a fa. Lo chiedo a tutti, in modo di D. Dopo quella prima sera, per tutte le sere del mese, mio fratello Carlino andò a Morosa per un'ora esatta dalle sorelle Osti, senza che si fosse chiarito a quale delle due si sarebbe dichiarato. Per far passare quell'ora, facevano un gioco per autentici deficienti che avevano inventato loro e che si chiamava Piace? Piace. Non piace? Piace. Piace. Tocca a me, dai. Mangiarsi le unghie? Piace? No, non piace. Non piace. Dai, tocca a te. Baciare? Piace ma senza la lingua? Piace senza lingua. Piace con la lingua. Tocca a te. La donna nuda? Piace che non si vede niente. Piace che si vede poco poco. Piace che si vede tutto. La moto Guzzi? Piace, 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 piace. Io sono più contenta se ti chiede a te. E io se ti chiede a te? Ma tanto staremo insieme lo stesso. Io vengo a trovarvi, tu avrai dei bambini e io ti aiuto a badarli. E a te ti chiamano mamma e mia zia. Sarà bello uguale. No, sono io che vengo da te a badare i vostri bambini e a me mi chiamano zia. Mai viste come sono contente? Hai viste mai prima così? Io te le faccio sposare. Però te devi far bagno. Giura, sulla Madonna del Divino Amore. Vorrei dire sulla Madonna di San Luca. Su tutte e due. Va bene. Scusi, mi fa passare? Grazie. Libero? Mette poi, va. Ormai siamo d'accordo su tutto e lui resta il primo a poter decidere chi vuole. Ma stasera tu devi dire chi hai scelto. Hai sentito? Poi mi danno la moto. Prima l'impegno ufficiale in carta da bollo. Buonasera. Sera. Allora ci siamo. Come? Hai scelto. Beh, certo. E chi è Simo? Puoi anticipare? Ah, Ni, questo è il fidanzato delle sorelle tue. Tanto piacere. Di tutte e due? Con permesso. Namo. Chi è? Mi fia, qua vera. C'ha tutti i migliori ragazzi di Roma che gli portano l'acqua coi orecchie, capito, sì? Mi dispiace, ma io il romano proprio non lo capisco. L'acqua coi orecchi, io dimo per dire che è morta apprezzata. Velasso, è tutto vostro. Ci accomodiamo? Sì, meglio. Allora, Cosa? hai deciso? Strano, cosa pensi? No, niente. Guarda che non devi aver paura a dire chi hai scelto. A noi comunque va bene. Ti vogliamo bene lo stesso. Anche se ci devi pensare ancora un po'. Basta che ci vieni a trovare tutte le sere. A noi va bene uguale. Non sapere chi è delle due a me piace di più. Anche a me. Ma stai piangendo? No. No, no. Sì, che stai piangendo.
Perché ho visto una prima. Ho conosciuto la nostra sorellina romana. Sì. Si chiama Francesca. Ti ho fatto una sorpresa. Il babbo ce l'ha detto da poco che abbiamo una sorellina romana. Ti piace? Sì, molto. È carina. Molto. Più di noi. Sì. Molto. E quando è successo? Prima, di là. Ma sei sicuro di essere innamorato proprio di lei? Sì. Ma l'hai vista bene? Sì. Falla chiamare. No, no, dai. No. Eccola qua, la nostra sorellina che non ci crede. Dai, dille qualcosa, in modo che possa sentirlo. Cosa devo dire? Una cosa qualsiasi, una poesia. Una poesia, qualsiasi cosa. Ma come parli? E come devo parlare? Non so, sei strana. E parla come sua madre. Adesso ti dico una cosa. Tu sei la ragazza più bella che ci sia qui. Mazza che fiato che c'hai. Non ti piace? Mamma mia, ti stanne proprio. Buono. Pare basilico. È biancospino. Infatti. Naturale. Pure meglio. Allora chi è che ti vuoi sposare di queste due belle figlie? Mamma? Carlino si è innamorato? Beh, è normale. No, ma di lei. Dice che si è innamorato tantissimo. Poverino. Di chi? Ma stai scherzando? Va del latte. Ma non stai a scherzare. Gli piace giocare sto fregno. Stasera è venuto a cercare rogne e mo so cazzi sua. Ha voluto giocare col fuoco e mo senti come coce. Ecco, l'abbiamo fatta innervosire. Dov'è? Dov'è quel pezzo di merda? Te adesso da qua te ne vai, hai capito? Devi andare via che domani mattina porto tuo padre in tribunale, gli levo tutto. Sparisci, vai via. Vattene, fuori dai maroni. Sto morto di fame. Ma fai senti ancora. Che cosa? Come prima. Parla. Qualunque cosa. Che cosa ti devo dire? Ancora. Cosa ti devo dire? Parla, te prego, non smette. Cosa ti devo dire? Parla ancora. Cosa ti devo dire? Parla. Cosa ti devo dire? Cosa fate lì? Stiamo a parlare. Tu torni a casa e lei dentro. Guarda che non stavamo a fare niente, eh. Senza poi manco più parlare. Quello che non ho fatto per le mie figlie, l'ho fatto per te. Ti ho mantenuta a Roma a studiare dalle suore. Tu sei imparato a parlare francese, a suonare. T'hanno fatto conoscere i ragazzi dei meglio famiglia. E invece le tue sorelle, poverine, niente, neanche uno straccio di moroso. E adesso che sembra che stiamo combinando, si sono persino accontentate del figlio del nostro mezzadro. Arrivi te e vuoi mandare all'aria tutto. No, e che sa di coccio? Che mi è intronato con tutto quel biancospino poi. Che c'è qualcosa di speciale, di diverso. Come faccio a spiegarvi? Non lo so nemmeno io. Io voglio che sposi numeri all'amabile. O devo sposare loro perché io, vi giuro, me levo dalla testa. Levo dalla testa! Porca miseria. Anche stavolta ti sei dimenticato di andare a pagare le bollette, eh? Tu sei scordato che sono mutilato di guerra? Sì, ma ti ha sparato nei maroni, mica in testa. Venite fuori da lì! I patti erano chiari. Tuo figlio viene amorosa. Ma da chi viene? Da chi? Da chi? Porca puttana troia, da chi? Della Francesca non ne ha mai parlato nessuno. Lei non è roba per quel puttaniere di tuo figlio. Se lui non è interessato alla Maria o all'amabile, chiuso!
E se lo vedo ancora per strada, gli caccio una fucilata nel culo! Ti è tratto in testa? Dillo con la voce! Sì. Anche te! Sì. Più forte! Sì! Dovevate baciarvi i gomiti perché l'ho fatto venire a casa mia, quel pezzo di merda! Ma che mi avete chiuso dentro? Ma! Anna! Questa porta! Io mi ammazzo. Io mi ammazzo. Tema, il giorno più brutto della mia vita. Il giorno più brutto della nostra beata e felice famiglia è oggi che la donna che mio fratello voleva sposare si è buttata giù dalla finestra della villa perché l'avevano chiusa dentro e non glielo volevano più fare vedere. Non vado più avanti nel tema perché siamo tutti infelici. Vigetti Edo, classe terza. Buongiorno. Buongiorno. Si voleva ammazzare. Buttasse giù da là. Guardi che si voleva ammazzare davvero. C'aveva dietro un mezzo a Roma, ma lei vuole quel pezzo di merda lì. Come fa a essere sicuri? Cosa? Che il vizio delle donne gli è passato. Ah, garantisco io. Se viene fuori che va ancora donne, salta tutto. Pure solo con una. Ah, ripeto che garantisco io. Da oggi quel rubinetto lì va chiuso. Quel rubinetto? Quello che si crede di avercelo solo lui. Gli ci mettiamo un bel lucchetto. Allora bisogna fare presto. Perché lui è abituato Con le donne? E quindi prima si sposano, meglio è. Garantisco io comunque. I denti dello zio Taddeo. Dai, non facciamoci ridere dietro. Ancora poco. Sicuri che non c'è nient'altro? Voi non vi rendete conto dell'opportunità che ci abbiamo, eh? Te non c'avevi quella medaglia che ti hanno dato in Africa. No, la medaglia del duce non te la dà. E invece me la dà, perché di fronte a un'occasione come questa bisogna dare il massimo. La medaglia non te la dà. Allora, tu te ne vai fuori da casa mia. Ce l'avete tutti con lei perché è straniera, vero? No, perché è una grandissima puttana da casino. Dopo una settimana, quando tutto era ormai deciso, mio fratello portò la signorina Francesca a conoscere la mia famiglia. Mi ricordo che anche se aveva ancora un braccio ingessato, era molto bella. Lei è Francesca di Roma. Tanto piacere. Loro sono la mia famiglia di qui. Noi siamo la sua famiglia di qui. Ma ti sei fatta male? Mi sono suicidata. Per lui? Ma perché se no? Lui è lo zio Umberto, che ha fatto la guerra d'Africa e c'ha una scheggia. Sì, dalle parti in basso. No, le parti basse, no, non preoccuparsi, basse, a Limine. Qua, proprio qua mi ha preso. Qua. Sì. No, non vorrei che pensasse che fossi innocuo, La zia Enrichetta. Quella là. Quella lì. Ah. Tanto piacere, che sto commossa a conoscerla. Lo dico perché ho rispetto per tutti i lavori. Tocca avere rispetto per tutti i lavori. Hanno insegnato tesoro a scuola. Fallo capire a questa gente qua. Tanto piacere. Lei è mia sorella, la sultana, che ha un problemino, non esce mai. Il mio babbo e la mia mamma. Io non so se si usa a Roma, ma qua da noi si usa quando c'è un Questa, fidanzamento. questa era della sua bisnonna. È per me. Sì, è per te. Poi per la sua nonna e poi anche per la sua mamma. Prima ancora della bisnonna della mia bisnonna. E adesso sei la sua fidanzata. La fidanzata di nostro figlio.
Almeno 2 volte alla settimana Francesca andava in paese dalla Suntina, che era la migliore ricamatrice di corredi di Mogliano, per decidere soprattutto i ricami e le trasparenze della camicia da notte, quella che avrebbe indossato la prima volta che si sarebbe concessa a Carlino. Ma sei contento? Io sì. Ti vado bene come moglie? Per forza, se ci sposiamo. Che vuol dire per forza? No, per forza, perché se ci sposiamo è perché mi vai bene. Dicono che te sei baciate tutte le ragazzette di qua, che non se ne è salvata manco una. No, una c'è. E chi è? No, una che si è sposata al cugino del Duce. T'attizzava? Cosa? Ti piaceva? Ah, no, sì, no, non lo so. Ma te hai capito cosa vuol dire sposarsi? Sì. Hai capito? Certo. Mi devi essere fedele per tutta la vita, mica che puoi andare a fare lo sgallettato in giro con le altre. Lo so. Meno male che lo sai. Beh, certo. Ma a te ti piace fare l'amore? Ma che sei scemo? Guarda che se non lo sai ti insegno io. E che mi insegni, zitto? Che Non vuoi ci provare? Ma tutte le ragazze alla tua età hanno voglia di provare. Ari dai, non mi fa vergognare, sta buono. E vattene. Va via. Guarda che non serve che aspettiamo il matrimonio. Ancora lì. Fai pure cascare. L'importante è che prima del matrimonio non fai niente, capito? Allora che differenza c'è fra l'essere fidanzati e non essere? Beh, prima cosa il bacio, quello si può. E basta? Basta. Se ti tocca con le mani? Lui a te? Lui a me. Sopra i vestiti si può fare, ma poco. L'importante è che sei te che non tocchi lui. Se lo tocchi è finita, non si ferma più. Dopo non ci capisci più niente. E lui ti prega, ti giura che ti sposa lo stesso. Ma tu non ci devi cascare. Devi rimanere nuova fino alla prima notte di nozze. Nuova? Immacolata. A Roma dalle sorelle dicono che quando fai per la prima volta che sei maritata, che lui, non lo so, non è che si sono spiegate bene perché non è che se ne intendono tanto. Parla pure liberamente, siamo tra donne. Dicono che quando lui ti monta sopra per la prima volta fa male, vero? Che stai a piangere? No, no. Non hai fatto manco te? Come sore? Allora hai detto che le lenzuola ricamate sono 12 e 12 non ricamate. Allora? Cosa? Come cosa? Non ti sei più fatto vivo? Sono fidanzato. Mica vuol dire che non dobbiamo più vederci. Invece sì. Ciao. Così mio fratello fece capire a tutte di aver messo la testa a posto, a patto di sposarsi subito, perché lui senza donne non ci sapeva stare. L'amore per lui era solo quello lì, mentre per Francesca l'amore che aveva immaginato era diverso e soprattutto era quel corredo da indossare la prima notte, al quale continuava a pensare come un'ossessa. Tema: una persona che non dimenticherò mai. Si chiama Silvano e viene ogni inverno a aggiustare le nostre scarpe. Vigetti Edo, classe terza. Nella circostanza così speciale del matrimonio, non solo risuolò le scarpe di tutti, ma il babbo decise che a mio fratello gliene facesse un paio nuove, che li pagò con un quarto di maiale e una damigiana di Albana. Carlino quelle scarpe le portò per 11 anni prima di passarle allo zio Viero, che una volta morto le lasciò in eredità a me, che ce l'ho ancora, e fanno la loro figura quando vado in processione. C'è una bella sorpresa per te. Sono arrivate le tue cugine. Sultana, siamo noi. Come siete belle, eleganti. Ma anche tu sei bella, con dei bei capelli così. Sì, ma voi tutti i mesi avete le vostre cose e quelle della nostra classe chissà da quanto tempo ce l'hanno. Io no, io l'aspetto tutte le notti. Ma è vero che non vuoi venire al matrimonio di tuo fratello? Guarda, io non voglio andare proprio da nessuna parte. Ma neanche se ci veniamo noi. E ti portiamo un vestito ed un cappello bellissimo, da essere la più bella di tutte. Quando il babbo dovette pensare alla musica, l'Enrichetta suggerì di chiamare gli Ordini di Persiceto. Era un'orchestra fatta di violinisti completamente ciechi, che veniva usata nelle cerimonie. E in quanto non vedenti, dove li mettevi, stavano. Si spostavano con il cellulare del carcere di San Giovanni in Monte, usato abusivamente dal suo autista signor Mezzapipa. Sua moglie, cieca dalla nascita, era la loro direttrice musicale.
venne col marito a discutere le condizioni e il programma delle musiche sia per la cerimonia che per il ballo. La signora è la direttrice degli Orbini di Persiceto. Questo è il nostro programma musicale. Abbiamo 12 moderati da Tiraboschi, Albinoni, Oliva, 12 valzer da Strauss, mezza pipa e 6 solenni nuziali, Mendelssohn, mezza pipa, Handel. 4 violini e 2 viole. Nonna, che eleganza. Petto del matrimonio di tuo padre. Lasciatela stare, è così felice. Le volete rovinare il giorno più bello della sua vita? Ah, Francesca, ma ancora tempo a ripensarci. Sei emozionata. Te ne torni a Roma da amici tua. Mi stai dando il dispiacere che più grande di così non si può. Andiamo che è tardi. La partenza della sposa da casa doveva essere segnalata da un primo colpo di fucile che il padre sparava in aria, il secondo all'attraversamento del torrente e il terzo quando i cavalli erano ormai alla curva che portava alla salita del crocefisso. In quel momento tutti gli invitati dovevano essere dentro la chiesa in attesa della sposa. Don Giuseppe! Don Giuseppe! Allora, ce la fate a salire? Don Giuseppe! Don Giuseppe! Il prete ha chiuso la chiesa. Come il prete ha chiuso la chiesa? Umberto! Sarà mica che non mi sposo. Io oggi devo assolutamente fare l'amore. Scusa, ma non eri tu che dovevi prendere contatto col parroco? Non dovevi fissare col prete? Una settimana fa era tutto a posto. Una settimana fa, testa di cazzo, oggi che doveva essere tutto a posto. Non sarà mica che oggi salta il tuo matrimonio. Stai buona te, dopo chiariamo tutto. Non c'è nessuno! Pronto? Sono Giulio Rizzi. Sto cercando Don Giuseppe. E mio fratello è stato appena operato. C'ha un male cane. Comunque mi fa capire che fra 2 settimane vi sposa di sicuro. Allora? Appena stato operato di tonsille. Comunque ha fatto capire a segna alla sorella che non cambia niente. Che li sposa tra 2 domeniche. No, si sposerà lui fra 2 domeniche. Ma non mi vorrete mica fare aspettare da 2 settimane. Ma ci sarà la perpetua. Vado alla chiesa del Carmine per vedere se li sposano lì, eh? Sì, fai presto. Sì. Via, largo! Oh, io devo fare l'amore. Sì, adesso apriamo la chiesa, poi lo fai. È partita la sposa! Che figura di merda. Dai, che non è niente. Ci vogliono le pubblicazioni 2 domeniche prima, i certificati di battesimo, cresima e gli atti di nascita e concordatario, quindi ne parliamo tra un mese. È successo qualcosa? Il matrimonio non si fa oggi. È chiusa la chiesa, è sparito il prete. Buona, non te muovi che qui so cazzi. C'è un piccolo problema. Quale? Posso parlarvi la voce? Dite. Sì, ma non qui davanti a tutti. Qualsiasi cosa facciate voi, c'è sempre da vergognarsi. State fermo con le mani. Stavolta però non è colpa mia. Posso assumere io tutte le responsabilità. Andate a fare delle pugnette.
Asisto, ma che è? Ma che ne so, roba da pazzi. Ma che è successo? Oh, dice che non c'è il prete. Non c'è il prete. Come non c'è il prete? Speriamo che lo trovino con tutto quello che dovremmo fare stanotte. Non fai il testanotte. Pensi, se mi fai vergognare, Mi fai rossì. Mi dispiace. Si può sapere che è successo? Il fratello di mio marito ha fatto un guaio. Come ha sposato la signorina? Non si sono capiti con il prete. Mo? No, tutto a posto. Stiamo cercando un'altra chiesa. Meno male che non avevamo fatto salire i parenti miei alla Grotta Ferata. E la Franceschina allora? Si sposa più. Marina, vediamo se c'è qualcuno che porta la bolla. Niente da fare. Neanche il prete della chiesa del Carmine. Dice che può venire d'urgenza solo per estremunzioni. Il parroco di Mogliano non viene neanche morto. Almeno il ristorante, lo avete prenotato? Che non sia chiuso anche lì? Malgrado il mancato matrimonio, Sisto, il pranzo di nozze, si convinse quindi a lasciarlo fare ugualmente, preoccupandosi però, considerata l'eccitazione di mio fratello, di non farlo stare troppo vicino a Francesca. Per non rischiare che si toccassero sotto il tavolo come si toccano gli uomini e le donne al ristorante, furono messe fra loro l'Amabile e la Maria, che parevano le più dispiaciute. No. Se non sono sposati, niente torta. Come niente torta? Se gli è costata una fortuna. Allora via questa merda di sposini. Per non impressionare i bambini, naturalmente senza che se ne rendessero conto, i suonatori ciechi furono fatti mangiare ad un tavolo collocato nei cessi. Di cosa ti vergogni? Sono ciechi. Ma sei sicura? Ma sei sicuro che è il ristorante? Ma sì che è il ristorante. Ma quello ci vede. Ma che orchestra di ciechi siete se ci vedete? Mica tutti, solo io. Solo lui. Con tutti i matrimoni che ho visto nella mia vita, quello da vergognarsi più di tutti è questo qui, e doveva capitare proprio a me. Ho lasciato che lo organizzassero loro e questo è il risultato. Per un mese il loro maschio è venuto a casa mia a prendere in giro le mie figlie, vantandosi con tutti. Poi è arrivata la Francesca e lui non le ha più considerate e ha voluto soltanto lei, rimbambendola con dei trucchi che sicuramente gli ha insegnato sua zia, perché noi sappiamo perfettamente che bel lavoretto faceva lei prima. No, questo voi non lo potete dire. Ma sta zitto, per cortesia, che hai fatto già abbastanza casini oggi, va a fare delle pugnette, va. E siccome hanno fatto dei debiti per pagare questo pranzo da morti di fame, noi ci siamo impietositi e siamo venuti lo stesso. Ma è come se non ci fossimo. Perché qua tutti loro ci sono e va bene, ma noi qui, la famiglia Osti, oggi qui non c'è. Io ci sto. No, non ci stai manco te perché non te sei sposata. Ma come fai a andare al pranzo di nozze tue se non te sei sposata? Perché aspetti? Lo dico perché già lo so. Quando che te sposi puoi andare al pranzo di nozze tuo. Questo che è? Questo che è? E che è? È un casino. No, ma questo è il pranzo di nozze mio. È il matrimonio mio. Questo è il matrimonio mio. Hai capito? No, è il matrimonio mio. Almeno un brindisi lo potremmo fare. No, nessun brindisi, no, nessun brindisi. Visto che non dobbiamo rimanere per il ballo, ci sarebbe il nostro conticino. E gli sposini di ceramica dove stanno? Si vanno a vivere assieme prima del matrimonio. È sicuro che il prete non li sposa. Va bene, non andiamo a vivere assieme, ma almeno un po'. Nella nostra nuova casa ci potremo stare da soli. Per vedere i regali, se ci stanno bene sopra i mobili, no? Cioè, che me stai Un accoglionando? quarto d'ora, non un secondo di più. Ma Francesca, mi raccomando, Vabbè. Mazza quanti regali. Mica ci basta un quarto d'ora per vederli tutti. Ma che sta a fa? Dai, sbrigati, altrimenti non facciamo in tempo. Copriti, Carle, che mi imbarazzi. Che cosa siamo venuti qua a fare, scusa?
Non de pomeriggio e vestiti così, con tutti quelli là fuori che stanno a bussare. Allora dimmi cosa siamo venuti qui a fare. Non a fa quella cosa lì. Quella cosa lì non si fa così. Ti prescia come faceva zia. E te cosa ne sai di mia zia? Lo sanno tutti. Pensa quanto ci sarà più gusto quando lo faremo davvero de notte, in viaggio de nozze. Io che addosso il negligé e dei glicini che mi ha ricamato Raffaella. E cos'è? La camicia da notte. Tanto te la levo subito. Ah sì? E ora? Ognuno a casa sua, E non mi toccava. Mi lasci stare. Lascia a me! Amo, mica t'ha messa incinta? Dai, Il babbo, che si era dissanguato inutilmente per non sfigurare, passò quei giorni con un dolore così grande da costringere il suo cuore ad arrendersi. La morfina sta facendo il suo effetto, è vero? Sembra di sì. E allora? Lei non vuole essere ricoverato, è così? Che cos'ho? Un problema al cuore che certo non posso risolvere qui. Ti sei stancato troppo. Una settimana di letto e torni come prima. Non è vero. Ma sì che è vero, fidati. È che forse le cose belle non sono fatte per noi. Ci sono quelli che quando pensano una cosa bella gli capita. E quelli che quando la pensano è proprio la volta buona che non gli capita. Si vede che la mamma ed io a questo matrimonio da signori ci abbiamo pensato troppo. Lui dice che è tutta colpa di quei suonatori ciechi. Lo so, c'è babbo, ma solo a vederli c'era da toccarsi i maroni. Dai, adesso andate che sono un po' stanco. Va bene. Sultana, Sì. ti voglio tanto bene. E tu, Edo, mi raccomando, insegna a Carlino a scrivere, eh? Va bene. Ciao Carlino. Grazie, papà. Che ci ha voluto fare un matrimonio così bello. Non me lo dimenticherò mai. Voglio che mi vesti. Cosa? La giacca. Così quella notte la mamma, da sola, senza chiedere aiuto, vestì con fatica il babbo col suo vestito delle nozze. Gli mise la camicia e la cravatta e le scarpe con le calze ed era mattina quando lui fu pronto a farsi vedere morire. Vennero in tanti per stargli vicino, perché il babbo era stato amico di tutti. Tonnaiolo, bevitore e cacciatore, ma grande lavoratore della terra e degli osti, che aveva fatto fruttare più di qualunque mezzadro avrebbe mai saputo fare. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Dice che c'è la mamma.
Ornella Fabriani e la buona Clò. Chi ha detto? Che c'era la povera Bona, era sua cugina. La Iolanda di Paganino. È la sua amorosa di quando abitava al di là della ferrovia. Sì, si dovevano anche sposare. I Giovanola. Sono i cugini di quando era in Brasile. Mi dispiace, non avevo capito che per voi era così importante. Io non immaginavo che per voi fosse così importante. Mi dispiace davvero. Anche i dottori hanno detto che non c'è niente da fare. Sì, ma cosa ci costa provare? C'era anche tu quando hanno provato con Zapponi, ma poi è morto lo stesso. Però almeno per una settimana si è ripreso. Cosa volete fare? Non deve essere vecchia. Allora io non vado bene. E neanche tanto giovane, però. Io non posso farlo perché c'è mio marito. Nemmeno io perché c'è mio figlio. Ma lei può andare bene, però. Sì, io lo faccio, però non davanti a tutti. Ma dai, che vuoi che sia? Non hai visto che lui sta più di là che di qua? Era un modo antico di tentare di ridare vita ai maschi, che Enrichetta aveva imparato nelle case di tolleranza. Ma è morto. Apri la finestra, apri la finestra. Bisognava aprire la finestra perché la sua anima volasse subito via, sopra gli alberi nel cielo di Monte Urano. Renzo della Fontana, l'Ornella Fabriani, la buona Clò, la Iolanda di Paganino e i suoi cugini Giovanola gli erano venuti incontro perché il babbo non avesse troppa paura di trovarsi in quel cielo così grande. Carlino e Francesca si sposarono dopo 2 settimane dalla morte del babbo, in una chiesa vuota, con solo i testimoni e il prete, che essendosi operato di tonsille faceva una gran fatica a parlare. Vuoi tu, Vigetti Carlo, prendere per tua legittima sposa la qui presente Osti Francesca finché morte non vi separi? Sì. E tu, Osti Francesca, vuoi prendere per tuo legittimo sposo il qui presente Vigetti Carlo finché morte non vi separi? Io vi dichiaro marito e moglie. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Ma no, a me a loro, deficiente! Mio fratello era la prima volta che viaggiava in treno, ma 2 mesi e mezzo lontano dalle ragazze non gli facevano pensare ad altro che a quella cosa là. Dai, fatti toccare, dai, che No, c'ho per voglia. camera, in albergo è meglio. Ma che in camera? Tutte le sorprese che ci stanno lì dentro. Ma quali sorprese? Mamma mia. Cos'è? Oh. Dai. La vestaglia, il coprispalle, la camicia da notte, fammi tutto il completo toccare. ricamato coi glicini. Oh, ma che sei matto? Quelli ci stanno a guardare, Non mi farai male, vero? Ma che male.
In quest'albergo hanno soggiornato il compositore Scudellari, il poeta Strei, lo scultore Giovagnorio e tanti altri. Proprio in questa stanza il pederasta Mario si è accomiatato dalla vita fra le braccia del pittore Schincaglia, che ancora lo piange. È morto qui? Sì. Mamma mia. No, è che lei vorrebbe un'altra stanza, anche se non è bella, è uguale. L'importante è che non c'è ancora morto nessuno. Sempre se si può, Senza disturbare. Prego, seguitemi. Prego. Che bella stanza. Ah, per la cena, se vogliono scendere, la stiamo già servendo, eh? No. Magari se si può evitare. Grazie. Allora ci prepariamo per andare a letto. Ci spogliamo? Nudi? Ma che nudi? Corcoredo. Ecco qua. Carlè. Che sta a guardare? Mi piace. L'acqua. Mi sa che non c'è. Guarda un po'. No. Ci puoi annà? Io così intanto mi preparo. Vabbè. Grazie. Carlè, Cosa? c'è una cosa. Mo te la posso pure dire. Dimmi. Una fattispecie mica ce l'avete solo voi qua, voglia lì. L'acqua. Però fai in fretta. Sì. Oddio, mi sento male. Scusi. Sì. Stavo cercando un po' da... Ma sei proprio te? Io? E cosa ci fai qua? La cameriera? Ma dai, ti eri sposata col cugino del Duce. Non era mica suo cugino. Vabbè, lui è risparito, tutti pensavano che fossi diventata una gran riccona. E tu? Cosa ci fai qua? Io faccio un viaggio di nozze. Ma lo sai che fai davvero odore di fiori? Ma sei te che non ci credevi. Come una calamita. Non è mica colpa mia. Ripeti. Non è mica colpa mia. Ripetilo ancora. Fai venire una gran voglia. Ripetilo. Mica colpa mia. Ripetilo ancora. Non è mica colpa mia. Carlè? Carlè, dove stai? Carlè? Carlè, dove stai? Mi stai a fare uno scherzo? Carlè, c'è voglia di giocare? Carlè? Oh!
c'è mio marito? No, qui non c'è nessun marito. Qui c'è mio marito. Qui c'è mio marito. Qui c'è mio marito. Apri sta porta, Carlè. Io t'ho sentito. Aprila. Apri sta porta. Carlè. Apri. Apri. Non ho trovato una goccia d'acqua in tutto. Quella cosa che fece mio fratello la prima notte di nozze, Francesca giurò che non gliel'avrebbe mai e poi mai perdonata. Vergognandosi di tornare a casa, scappò da una sua zia a Bari, dove rimase per tutta l'estate senza rispondere mai neppure una volta alle tante lettere che Carlino mi costringeva a scrivere sotto sua dettatura. Mio fratello Edo ti scrive quello che gli ho detto io. Francesca, tu devi tornare da me e scordarti quando invece dell'acqua ho trovato la signorina Marcella Vandarini con quello che segue. Io voglio te e mai più andrai con un'altra donna e ti prego di tornare per fare quell'amore che mai avevamo fatto pur essendo maritati regolarmente. Ti aspetto tutte le sere al treno e non ci sei mai, Carlino, che ti stringe dentro le sue braccia. Ieri ho pianto. Ieri sera ho pianto. Questa notte ho pianto. Questa mattina, aspettando Edo che tornava da scuola per scrivere questa lettera, ho pianto. E ogni pianto era perché non sei tornata da tuo marito, che è disperato. Mia nipote Francesca. Piacere, Gregorio Lentini. Fa l'infermiere all'ospedale di Monopoli. Meraviglioso. Sono quasi 3 mesi che sei via e mio fratello si è stancato di scrivere queste lettere. Dice che questa è l'ultima, che non ne può più di scrivere le stesse cose. Sono disperato senza di te e tutti dicono che sono diventato matto. Se domani non torni giuro che vado dal dentista e mi faccio cavare tutti i denti. Oppure mi do una citata su un piede. Vuoi capire che senza di te muoio? Mia nipote Francesca. È sposata ma non ha consumato. Sua madre ha chiesto le pratiche per l'annullamento. Piacere signorina, mi chiamo Oliviero Bianchi e sono bidello. L'annullamento non voglio, non voglio l'annullamento. Non vuoi capire o non vuoi capire che l'annullamento non voglio? Non lo voglio, no? E sei sempre insiste. E basta. Sì, l'errore della vita tua è stato di sposarsi un meridionale, no? Ho capito perché mo devi più per me. Hai capito che sono ancora innamorata? Tanto non me lo levo dalla testa. Me lo levo. Anche se è il peggio di tutti. Ogni donna c'ha l'uomo suo. Il mio c'ha nome e cognome, si chiama Carlino Vigetti. Dico altro. Tu non devi sposarli, devi solo conoscerli e renderti conto che esistono altri uomini nel mondo. Qui in Puglia l'esperienza e il rispetto per le donne sono valori molto importanti, devi solo conoscerli e poi puoi agire liberamente. Allora? C'è l'avvocato. Molto lieto. Avvocato Calizia, questo è il mio bigliettino da visita. Se le può interessare, mi può chiamare durante l'ora dei Dottor pasti. professore avvocato Antonio Calizia. Sì. Via del Sudario 41. Perfetto. Bari, telefonare ore pasti. Non mancherò. Il mio collega baritono nel coro del Petruselli. Sono lusingato dell'invito. Telefonare ore pasti. Non mancherò. L'ultimo giorno di agosto lo zio di Bari tornò a casa con la faccia di chi tenta disperatamente di nascondere qualcosa. Ma il dolore era troppo grande per tenerlo solo per sé.
Io scotti. E il sugo è un po' salato. Semmai sono crudi. Comunque il pomodoro non è quello. È sempre quello di Poggio Renatico. Buona. La pasta è la stessa di Casoria? È la stessa. E il pecorino no? Scusi, signorina. Sì. Lei non vuole favorire? No, grazie. Come se avessi accettato, che c'ho un dolore grande, mi va proprio di mangiare. Una perdita? Grande, immensa. Ho perso l'uomo della vita mia. Sto andando al funerale. Se n'è andato. Per colpa mia, suicidio di se stesso. Per colpa sua? Lui mi ha pregato di tornare per 3 mesi, che io perdonassi. Una guisquiglia con una. Siete presenti come sono fatti gli uomini, no? C'hanno quel problema là. Mi ha scritto che mi voleva bene, che gli mancava. Che dormiva la notte, che non mangiava, che stava male. Io però, che sono scema egoista, ho detto, vabbè, me lo faccio aspettare per un'altra mesata. Una mesata ancora, così almeno quando torna sono sicura. Avete capito come ho ragionato? Come una scema. Suicidio di se stesso, non dico altro. Di fronte a un dolore così grande noi pensiamo agli spaghetti. Curiosità se c'avete voglia di vederlo. Era bello come il sole, alto dolce, con l'alito di primavera pure l'inverno. Guardate. Mi raccomando, però non la mettete nel pomodoro di Poggio Renatico, perché sono solo quella per piangerci sopra. Se no non tornavi mai. Non sei morto. È uno scherzo. Francesca! Lasciami. Dove vai? Lasciami, non mi tocca. Lasciami, non mi devi. Lasciala stare! Lisa, ma che sei dei pazzi? Torna qua! Torna qua! Ma che ti tira il culo? Torna qua! Accidenti! Ma dove vai? Torna no, a fare, tu mi resti fa... qua. Lasciami, no, mi sta parlando! Mi devi lasciare! Mi devi lasciare sapere, sono pure vergini, lasciami! Ma è mia moglie, è mia moglie! Ma che ti sei impazzito? Dammi la lascia! Lasciami! No, stai qua! Oddio, lasciami! Ma telegrammato che è morto! Ma cosa stanno facendo? Ma è pazzo? Sono vergine, Carle, ma che senti? Non mi lasci! Tu resti qua con me! La valigia! Leva! La valigia! Spicciamoci! In carrozza, su! Andiamo a casa, dai. Se ne va. Quella era la casa dove abitava mia madre da ragazza. No, c'è ancora la siepe. E allora?
Dai. Dai cosa? Rilasciami. Dai, è un segno, no? Quale segno? Che è fiorito. Vuol dire che sta tornando la primavera. Fu proprio in quel momento che lei si accorse che tutta la campagna era zitta. Non c'era un punto in cui non ci fosse silenzio. E il silenzio qui da noi c'è sempre quando sta per accadere qualcosa. Fu quel silenzio a cambiare la faccia di lei e anche il suo cuore. Piano, ma puncica. Ma tutto quello che profuma punge. Pure te. È il mio bello. Mi farai male, vero? Dentro quella siepe Carlino e Francesca ci fecero 4 figli: Ottorino, Ornella, Orietta e Olindo, robusti come il padre e belli come la madre, ma nessuno con il fiato di Biancospino.